l'eliminazione di un prodotto come deve avvenire? Beh, effettivamente dovrebbe avvenire tramite la selezione quindi di un pulsantino direttamente sulla lista. A che cosa ci predispone questo? Che effettivamente l'eliminazione di un prodotto dovrebbe essere effettuata direttamente tramite il suo codice, ok? Evitando di visualizzare quelli che sono i indici o altro. In questo caso che cosa succede? Allora, andiamo sul prodotto lista, andiamo sul prodotto ovviamente sul componente della lista e quindi qui di fianco che cosa ci mettiamo? Guardate, vado a creare una nuova TD con un pulsante, un button, type button, ovviamente qui mettiamo una classe btn outline danger e ci mettiamo una bella X. Ok? Fondamentalmente l'effetto che noi stiamo avendo è esattamente questo qui. Ok? Quindi che cosa succede? Quando ci clicco sopra che cosa devo attivare? Beh, tecnicamente dovrei attivare una funzionalità che porta al suo interno una caratteristica, ovvero che cerca di eliminare, ok? Quindi guardate, un clic, quindi facciamolo così, andrà ad invocare una funzione che si chiama elimina, ok, a cui dovrò passare il mio codice. Bene, ma tecnicamente guardate che cosa succede. Se io qui dentro ci metto p.codice, che cosa faccio? Ok? Guardate, vado a creare una funzione, quindi all'interno del mio TS, che va oltre il mio onInit, che si chiama elimina, a cui passo all'interno var codice di tipologia string, ok, che sarà ovviamente una tipologia di elemento void. Ci siamo? Se tutto quanto va bene, faccio un console.log di var codice, ok, e vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ovviamente che cosa succede? Lui mi rompe le scatole per quale motivo? Perché ng, la prova elimin, vedete, non esiste. Andiamo a vedere, sicuramente, eccolo qui, mi sono mangiato una A, ok? Lui continua ad avere problemi per quale motivo? Perché il codice, effettivamente, che cosa mi dice? Può essere di tipo string o undefined e quindi, effettivamente, che cosa succede? Qui dentro deve essere di tipologia string oppure undefined. Perché? Ma perché ragazzi, tecnicamente qui il codice, ok, da dove lo vado a prendere? Lo vado a prendere dal mio model, vedete, e l'ho definito come string o undefined, quindi devo rispettare quelle che sono le possibili le possibili valorizzazioni di questo elemento. Ok? Quindi guardate, mi ritrovo esattamente in questa situazione. Se clicco su, guardate, vado in F12, clicco sulla X, eccolo qui, ho questo codice. Se clicco su questo, ho quest'altro codice. Adesso l'unica cosa che dovrò fare è creare una funzione che nel service di che cosa si dovrà occupare? Beh, nella nostra struttura esattamente abbiamo fatto questo, dovremmo andare a creare l'eliminazione che mi attiva una sua funzionalità direttamente nel service. Ok? Quindi al service che cosa passerò? Allora, andiamo sul service prodotto, vado a fare una delete, ok? A cui passo un var code di tipologia string oppure undefined, ok? Attenzione, in questo caso voglio soltanto richiamarlo sotto forma di string. Mi restituirà un booleano, ok? Esattamente come tutte quante le operazioni di manipolazione della struttura del query language. Allora, che cosa devo fare? Devo andare a ricercare il mio elemento. Quindi che cosa faccio? Scansiono il mio elenco, ok? Quindi mi vado a riprendere come al solito la mia stringa, ok? C'è una ripetizione, poi vediamo che si può migliorare questa tipologia di struttura, ovviamente è molto naif. Ok, vado ad effettuare che cosa? Beh, let, ovviamente, quindi se ovviamente la stringa è non è undefined, quindi se non è stringa, scusatemi, se stringa ls, un attimo, esiste, allora che cosa faccio? Vado a fare il suo parse, quindi let, vado ad effettuare questa operazione, return di che, scusatemi, let elenco è uguale a che cosa? A stringa, quindi a json.parse
stringa ls. Ok, a questo punto è quello che ho scritto male. Allora, l'idea in questo momento qual è? È quella di cercare all'interno di questo elenco, oppure la chiamiamo lista per evitare che si chiami lo stesso identico modo, il mio oggetto. Ok? Quindi che cosa faccio? For. Allora, let, ovviamente, index item of, che cosa? Lista.entries, quindi questo qui è un semplicissimo for of, vado a cercare se item punto che cosa. Allora, tecnicamente la tipologia di elemento che si trova all'interno di lista, di che tipo sarà? Beh, questo lista sarà una lista di oggetti, ok, di tipologia JSON. Beh, ma tecnicamente in questo caso, se utilizzo una variabile che è tipizzata, vedete, sotto forma di prodotto, guardate, se faccio this.elenco, ok, vado ad effettuare ovviamente un this.elenco.entries, a questo punto che cosa succede? Lui mi suggerisce effettivamente quelle che sono le proprietà che stanno lì dentro. Vado a cercare se il codice è uguale a che cosa? A quello che mi hai inserito direttamente qui sopra, vado ad effettuare che cosa? Una splice. Quindi vado ad effettuare this.elenco.splice e ovviamente questo qui che cosa, come funziona la splice? Prende la start number, quindi che cos'è? È l'indice dove ti sei posizionato, e poi il numero, vedete, di delete, quindi effettuo uno soltanto. Ok? Se tutto quanto è andato a buon fine, quindi se l'ho trovato ed ho effettuato la splice, la seconda cosa che dovrò fare sarà sicuramente quella di andare a salvare il mio local storage, ok? E quindi me lo vado a rubare dalla mia index, dalla mia insert, vedete? Vado a risalvare la nuova versione del mio elenco. Se tutto va bene, vado in return true. Ok? Se non ho trovato l'elemento, oppure è successo qualcosa nel mio processo di salvataggio, ok? Quindi in qualsiasi altra situazione faccio un return false e quindi praticamente mi sono predisposto per effettuare un'operazione di eliminazione. Vediamo cosa succede. A questo punto ritorno sul prodotto lista component, vado a richiamare che cosa? Se ovviamente il service che ho iniettato prima, punto delete di che cosa? Di var codice, ok? Va a buon fine. Attenzione, questo qui mi dice che potrebbe essere undefined. Beh, ovviamente che cosa devo definire? Se var codice, ok, è diverso, scusatemi, da undefined, e ovviamente guardate this.delete var codice, vedete come ho forzato fondamentalmente anche questo controllo. Allora cosa succede? Faccio un alert, ok, tutto ok, operazione effettuata con successo, altrimenti vado in alert errore nell'esecuzione dell'eliminazione. Ok? Guardate qual è l'idea fondamentalmente. Quindi questo mi va a richiamare il service sulla delete. Proviamo. Ok? Vado ovviamente su applicazione e mi vado a vedere il local storage, e così ho tutto quanto a disposizione. Provo ad eliminare il nastro isolante, clicco sulla X, vedete? Guardate, il nastro isolante è scomparso. Il problema è che qui effettivamente non mi viene visualizzato, ok? Perché? Perché tecnicamente devo aggiornare la pagina, ma che cosa mi permette di fare questo? Se tutto quanto è andato a buon fine, io posso richiamare che cosa? Beh, ovviamente questo, che sarebbe il mio this.elenco.service.getAll, e quindi vedete, vado ad aggiornare il mio elenco con una nuova getAll che mi va a recuperare le informazioni sul local storage e mi aggiorna quello che è la mia variabile elenco, che è l'array di prodotti. Quindi guardate che cosa succede. Vado su chiodi, vedete, vado su giravite ed ho l'eliminazione.